il famigerato tempo. Lascio la parola a voi. Non riesco a capire come fa la gente a trovare il tempo. Con una famiglia è impossibile. Non riesco a organizzarmi lo studio del conservatorio insieme a quello dell'università. Queste sono frasi vostre che mi sono permessa di estrarre dai commenti sui social o dalle email, semplicemente per far passare questo messaggio. Non sei solo, non sei sola. Stiamo tutti in questa perenne lotta contro il tempo. Quello di non trovare il tempo sufficiente è un problema che ci vede tutti nella stessa barca. In un mondo perfetto, quando arriviamo a fine della giornata, abbiamo già fatto tutto quello che ci eravamo prefissi, abbiamo dato il giusto impulso alla nostra carriera, abbiamo trovato un momento per dedicarci al benessere e alla salute personale, magari facendo sport, magari prendendo aria aperta, abbiamo avuto modo di condividere qualche bella esperienza con le persone della nostra vita, con i nostri genitori, con i nostri amici, con i nostri figli, con il nostro partner e magari siamo anche riusciti a dare una mano a qualcun altro, a essere presenti nella vita degli altri per dare il nostro contributo. Andiamo a dormire con una bella sensazione di completezza, di aver compiuto quello che ci eravamo prefissi, di aver fatto dei passi avanti nella nostra vita e di avere dato un senso pieno a questa giornata che si è appena conclusa. In un mondo perfetto, sì. Andremo a dormire con questa sensazione. Nel mondo reale invece purtroppo la sensazione non è sempre questa, per non dire che lo è raramente, ma questo non vuole assolutamente dire che con una buona organizzazione non ci si possa invece riuscire. La gestione del tempo è un argomento che a me piace particolarmente e in realtà mi piace particolarmente proprio perché io pensavo di essere molto abile nel farlo, ma in realtà non la ero assolutamente. È una cosa che non mi viene assolutamente facile per natura e che ho dovuto imparare. Non solo l'ho imparata, ma ho anche tratto molto piacere dall'impararla, perché prima di tutto ha migliorato esponenzialmente la mia vita, ma anche perché da tante tecniche di gestione del tempo ho invece imparato delle tecniche di gestione della vita e di me stessa e ti assicuro che l'ho fatto divertendomi, anche se adesso ti sembra difficile magari da credere. Quando si parla di gestione del tempo ci sono tantissime tecniche, tantissime teorie, tantissimi sistemi che possono essere applicati e certamente ognuno ha qualcosa di buono. Dovendo centrarmi su un fatto fondamentale, preferisco metterti nella condizione di poterle usare queste tecniche, ovvero farti capire prima di tutto che non è necessario che tu faccia qualcosa in più oltre quello che fai già. Non devi fare qualcosa in più, devi fare qualcosa di diverso. Cosa vuol dire questo? Che il tempo ce lo abbiamo già semplicemente perché non possiamo modificarlo. Il tempo che abbiamo a disposizione è uguale per tutti, noi non possediamo il tempo, noi decidiamo solamente come impiegarlo. Alla fine del video ti spiegherò una di queste tecniche che è forse la più semplice di tutte ma anche la più efficace. Ma prima di questo creiamo il presupposto che rende possibile utilizzarla. La prima cosa che devi assolutamente fare è eliminare le voragini che risucchiano gran parte del nostro tempo senza che noi ce ne rendiamo nemmeno conto. Magari ti sembra esagerato parlare di voragini, io te ne voglio elencare giusto qualcuna. Il multitasking. Il multitasking è praticamente una delle maledizioni dell'epoca moderna, che viene invece venduta come qualcosa di positivo invece. Se non sei capace di essere multitasking vali poco, devi essere capace contemporaneamente di ripassare mentalmente una fuga di Bach, di cambiare il tuo bambino, di fare i compiti di scuola, di preparare lo zaino di tuo figlio mentre cucini, o mentre aggiusti le veneziane o mentre dai retta per telefono o per WhatsApp al tuo amico che non sa come uscirsene dall'interrogazione che ha domani. Ora, che a volte ci troviamo tutti costretti a gestire più cose contemporaneamente è una condizione perfettamente normale. Che non riusciamo mai invece a concentrarci quando ne abbiamo la possibilità sulla cosa su cui davvero dobbiamo concentrarci è qualcosa di inaccettabile. Andiamo alla prossima voragine.
L'improvvisazione. In questo caso mi riferisco mica all'improvvisazione che fai sullo strumento divertendoti, mi riferisco a improvvisare letteralmente la tua settimana o la tua giornata o quella parte di essa che tu riesci a controllare. Hai mai fatto caso al fatto che quando hai davvero una giornata libera, completamente libera e pensi che farai 4000 cose, poi alla fine ti ritrovi stringendo un pugno di ceci? Tra tutte quelle che avresti voluto fare, quante cose realmente sei riuscito a mettere in pratica? Molto spesso accade che ben poche, eppure hai avuto un sacco di tempo a disposizione, ma quasi sempre se non ti dai dei limiti di tempo, se non stabilisci che cosa farai e quando lo farai, tutti i buoni propositi o quasi tutti se ne vanno sotto il tappeto. Non c'è niente di peggio per la produttività che avere tutto il tempo a disposizione quando non lo sai organizzare e gestire. Devi decidere come usare il tuo tempo a priori, sia per quanto riguarda i periodi più lunghi di una settimana, di un mese, eccetera, che proprio le singole giornate. Vuol dire che devi farti una organizzazione iper precisa su ogni quarto d'ora? Certo che no, anzi devi mantenere alcuni spazi liberi per il respiro personale, per gli imprevisti eventuali, fa parte della vita normale, ma devi stabilire cosa vuoi fare quando lo vuoi fare, altrimenti ti ritroverai facendo nel migliore dei casi il 30% di quello che ti eri prefissato. Voragine successiva, le interruzioni. Le interruzioni si chiamano interruzioni proprio perché non le prevedevi, ma non sempre è così. Ci sono interruzioni che puoi quantomeno limitare. Puoi chiedere ai tuoi genitori di non interromperti quando ti stai concentrando su una determinata cosa. Puoi chiedere a tuo figlio di non entrare continuamente nella stanza quando stai lavorando o quando ti stai dedicando all'attività che ti sei prefissa. Puoi anche decidere di staccare il telefono in certi momenti per non essere chiamato dal call center di turno o dall'amico che non sa cosa fare e vuole chiacchierare proprio in quel momento. Voragine numero 4, le distrazioni. Le distrazioni non vengono solo dalla tua mente che improvvisamente guarda fuori dalla finestra e inizia a pensare a un'altra cosa. Nel modo in cui viviamo oggi, la maggior parte delle distrazioni viene da questo oggetto qua. E lo strumento malefico attraverso cui ci arrivano queste distrazioni è la notifica. La notifica che ci arriva ogni minuto per dirci che qualcuno ci ha scritto un'email, il nostro amico ci ha mandato un messaggio, la tua fidanzata ti ha mandato un cuoricino, tuo figlio ti ha mandato la foto di quello che sta facendo in questo momento, il tuo compagno di banco ti chiede come stai. Tutto questo fa in modo che tu non riesca fisicamente a concentrarti e ad usare quel quarto d'ora, quella mezz'ora, quell'ora, quel tempo che hai deciso di dedicare al tuo progetto, al tuo obiettivo, perché vieni continuamente portato fuori dalla stanza da queste distrazioni. Silenzia le notifiche del cellulare perlomeno quando ti dedichi al tuo progetto personale. Ultima voragine perlomeno di oggi è la procrastinazione. Noi siamo tutti in una maniera o nell'altra principi e principesse della procrastinazione. Fa parte in qualche modo della nostra natura, no? Che cerca naturalmente e giustamente sempre il piacere e cerca di evitare il dolore. Il dolore viene identificato dal nostro cervello come lo sforzo, in realtà anche quello sforzo che poi ci porterebbe a una cosa bella, quindi a un enorme piacere, ma tra un piacere futuro che ci costa uno sforzo oggi e il piacere immediato dell'evitare quello sforzo, vince sempre il piacere immediato dell'evitare lo sforzo. Per mettere un freno al meccanismo della procrastinazione ci sono diverse tecniche, la mia preferita, almeno personalmente, è questa qui. È estremamente semplice ma anche estremamente efficace e si chiama Eat the Frog o anche Eat the Frog First. Ingoiati il rospo prima. Che cosa vuol dire esattamente? Vuol dire che molto spesso noi sappiamo perfettamente qual è la cosa prioritaria a cui dovremo dedicarci prima di tutto, ma guarda caso quella cosa è l'ultima che facciamo nel corso della giornata, è quella che sempre rimandiamo, è quella che diciamo ma sì magari domani, ma sì prima faccio questo che è più veloce, poi mi occupo di questa questione che è un po' più lunga, un po' più spinosa, mi richiede più sforzo e questa è la parola chiave, lo sforzo.
rimandi quel compito perché ti costa qualcosa. Lo facciamo naturalmente tutti perché anche questo fa parte della natura umana. Per esempio, per me il rospo della giornata spesso è l'attività fisica, anche quando è poca, non perché non ne apprezzi i risultati, esattamente al contrario. Io so che l'attività fisica mi fa bene e soprattutto poi una volta che la sto facendo e che già ho su di me gli effetti positivi anche momentanei dell'attività fisica, sono felice, sono contenta, ma mi costa tantissimo sforzo vincere la pigrizia di iniziare a farla. Per cui, per esempio, so che se in un certo giorno decido di fare un allenamento, lo devo fare di mattina, perché se aspetto e continuo a posporlo aspettando il corso della giornata, so che quell'attività verrà messa in coda a tutte le altre, invariabilmente. Quindi, sapendo questo, cerca di stabilire, e non è di solito troppo difficile, qual è la tua priorità del giorno rispetto all'obiettivo che ti sei dato, naturalmente, e poi fai per prima quella cosa. Se devi chiamare il tuo insegnante o la tua insegnante per stabilire quali sono le lezioni mensili che devi fare, fallo all'inizio della giornata. Se sai che non hai chiuso i conti realmente con un certo passaggio di un brano, prima di studiare tutto il resto, dedicati a quel passaggio e a niente altro fino a che non hai terminato come si deve lo studio di quel giorno. Cerca di darti questo appuntamento con te stesso e di rispettarlo.